Buongiorno a tutti, sono Paolo, un appassionato del mondo finanziario con oltre 10 anni di esperienza nel campo dei dati. Non sono un consulente finanziario, ma il mio obiettivo è fornire strumenti che vi aiutino a prendere decisioni informate. Molti video su YouTube sulla finanza offrono spunti interessanti agli investitori, ma pochi forniscono gli strumenti necessari per riprodurre e replicare le analisi in modo autonomo. Il mio scopo è condividere i risultati a cui sono giunto insieme agli strumenti quantitativi utilizzati, in modo che voi possiate svolgere analisi in completa autonomia in maniera efficace ed efficiente. L'obiettivo di questo video è approfondire dei modelli macroeconomici per capire in che fase economica siamo, per poi capire come creare un asset allocation che massimizza le performance per ogni fase economica. Faremo poi il backtest della strategia per valutare le sue performance. Vari video su YouTube hanno proposto varie classificazioni dei cicli economici. Il mio obiettivo però è condividere dapprima il modello teorico per poi condividere il codice Python affinché implementiate e moduliate queste analisi in autonomia. Uno dei modelli più utili in questo senso è l'Investment Clock di Merrill Lynch. Questo semplice ma utile framework ci aiuta a comprendere le diverse fasi del ciclo economico e quali asset hanno prestazioni migliori in ciascuna fase. Il modello è suddiviso in 4 quadranti corrispondenti a 4 fasi: reflection, flessione, recovery, ripresa, overheat, surriscaldamento e stagflation, stagflazione. Nella fase di flessione la crescita è debole e l'inflazione è bassa. Questa fase si verifica durante il cuore di un mercato ribassista. L'economia è afflitta da eccesso di capacità e domanda in calo. Questo mantiene bassi i prezzi delle materie prime e abbassa l'inflazione. La curva dei rendimenti si allunga mentre la banca centrale abbassa i tassi a breve nel tentativo di stimolare la crescita e l'inflazione. Qui i bond sono la migliore asset class. Nella fase di ripresa l'azione di allentamento della banca centrale ha effetto e inizia a guidare la crescita al di sopra del tasso di tendenza. Sebbene la crescita si intensifichi, l'inflazione rimane bassa perché c'è ancora eccesso di capacità. La crescita è in aumento e l'inflazione bassa rappresenta la fase Goldilocks di ogni ciclo. Le azioni sono la migliore asset class in questa fase. Nella fase di overheat sul riscaldamento la crescita della produttività rallenta e il divario del PIL si riduce, portando l'economia a scontrarsi con i vincoli di offerta. Ciò provoca quindi un aumento dell'inflazione. L'inflazione in aumento spinge la banca centrale ad aumentare i tassi. Di conseguenza la curva dei rendimenti inizia ad appiattirsi, con una crescita elevata ed un'inflazione altrettanto alta. Le azioni continuano a performare, ma non tanto quanto nella fase precedente. La volatilità aumenta mentre i rendimenti dei bond salgono e le azioni competono con rendimenti più alti per i flussi di capitale. In questa fase le materie prime sono le migliori asset class. Nella fase di stagflazione la crescita del PIL rallenta, ma l'inflazione rimane alta. La crescita della produttività cala e si sviluppa una spirale salari-prezzi in cui le aziende aumentano i prezzi per proteggere i margini compressi. Questo continua fino a quando non si verifica un brusco aumento della disoccupazione che interrompe il ciclo. Le banche centrali quindi mantengono i tassi alti finché non arginano l'inflazione. Ciò provoca l'inflazione della curva dei rendimenti e durante questa fase il denaro liquido è sicuramente la migliore asset class. Ma come si capisce in che fase siamo? Le fasi dell'investment clock sono determinate in un modello semplificato considerando l'andamento dei due indicatori chiave dell'economia, che sono il prodotto interno lordo, GDP, e l'indice dei prezzi al consumo, CPI. Il GDP o prodotto interno lordo rappresenta il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti in un'economia in un determinato periodo di tempo. È un indicatore ampiamente utilizzato per valutare la dimensione e la crescita dell'economia di un paese. C'è poi il GDP reale, ovvero al netto dell'inflazione. Il GDP reale infatti è spesso preferito per analisi a lungo termine poiché fornisce una versione più accurata
delle variazioni del prodotto interno lordo al netto dell'inflazione. Quando ho più di 2 quarter in cui il GDP reale ha un delta negativo, entro in recessione, qua evidenziata nelle aree grigie. Abbiamo quindi tutte le recessioni dal 1947, dove tra tutte emergono quella degli anni 80 e la crisi finanziaria del 2008. Un ulteriore punto interessante è l'ultimo periodo storico, quello in cui siamo ora, in cui il GDP nominale di US è molto alto, ma che correlato dall'inflazione è leggermente sopra lo zero. Abbiamo poi il CPI, o indice dei prezzi al consumo. È un indicatore che misura quindi le variazioni medie dei prezzi di un paniere di beni e servizi rappresentativo dei consumatori. Viene utilizzato per calcolare l'inflazione e monitorare i cambiamenti nel potere d'acquisto della moneta. Tuttavia, per una serie di motivi, viene maggiormente monitorata e utilizzata l'inflazione core, che è una misura dell'inflazione che esclude l'effetto dei prezzi volatili delle materie prime, come cibo e energia, dai dati sull'inflazione totale. Prendere in considerazione l'inflazione core è preferibile per la valutazione del ciclo economico e la politica economica della Fed Reserve, per diversi motivi. Il primo è la maggiore stabilità. L'inflazione core offre infatti una visione più stabile e di lungo termine. Consente di osservare le tendenze sottostanti dell'inflazione al di là delle fluttuazioni temporanee causate dai prezzi dell'energia e degli alimenti. Il secondo motivo è la decisione di politica monetaria derivante dalla Fed, che può utilizzare l'inflazione core come base per le sue decisioni di politica monetaria, perché fornisce una migliore indicazione delle pressioni inflazionistiche reali nell'economia. Se vediamo l'andamento dei due indici nel tempo e li incrociamo con i periodi di recessione, vediamo come negli anni 80 siamo arrivati ad un'inflazione core che superava il 12% rispetto all'anno precedente, valore che non è stato raggiunto invece in quest'ultimo periodo. L'indice core ha infatti toccato un picco del 7,5% e che adesso sta decrescendo. Ora mettiamo insieme le variabili del GDP reale e dell'inflazione core, al fine di clusterizzare i periodi temporali nelle 4 fasi spiegate prima. Le soglie limite considerate per generare tale output sono 2% per il GDP e il 3% per il CPI. Le soglie sono utilizzate come punti di riferimento per determinare se il valore del GDP o del CPI è considerato low o high. Ad esempio, se il valore del GDP è inferiore o uguale a 2,5, verrà assegnato il valore low alla fase di crescita. Allo stesso modo, se il valore del CPI è inferiore o uguale a 3, viene assegnato il valore low, quindi basso, alla fase di inflazione. Queste soglie possono essere adattate in base alle vostre preferenze o alle specifiche condizioni economiche di riferimento. Dal grafico vediamo i vari periodi clusterizzati nei 4 regimi economici e vediamo come la crisi degli anni 80 e il periodo attuale hanno delle similarità, non in termini di entità, ma in termini di comportamento dei due sottostanti. Vediamo inoltre come la crisi degli anni 2000 e del 2008 è considerata come una fase di flessione in cui la crescita del GDP è negativa ma con un'inflazione sotto controllo. Da un punto di vista generale, invece, guardando la storia dal 1947 ad oggi, abbiamo il 61% dei casi in cui il GDP è cresciuto più del 3% rispetto all'anno precedente, mentre un 53% dei casi in cui l'inflazione è sopra il 3%. Per quanto riguarda la distribuzione delle fasi economiche, quella più rara è la stagflazione, seguita dalla flessione, e abbiamo poi un 30 e un 31% di probabilità rispettivamente relative alla fase di recovery e overheat. Parliamo ora di che allocazione utilizzare per ogni fase economica. Un modello di allocazione che arriva da degli studi di Corey Rittenhouse, noto anche come Investment Click Model, è stato concepito nel 1982 da Rittenhouse, che è un noto stratega di investimenti e analista finanziario. Nel corso degli anni il modello di Rittenhouse è stato studiato e applicato da vari investitori e analisti finanziari di tutto il mondo. Vedremo poi come Ray Dalio ha preso ispirazione da questi studi per costruire il suo portafoglio all-weather.
In questa slide abbiamo un modello semplificato dove a seconda dello scenario ho un'allocazione di portafoglio diversa. Per esempio, nello scenario di recovery punterò su azioni e bond al 50% ciascuno, mentre nello scenario di stagflazione punterò sull'oro e sul cash al 50% ciascuno. Notiamo che chiaramente la somma di ogni colonna fa 100%, che rappresenta l'allocazione ottimale nel caso io sono sicuro, sono certo di essere in quella fase. Adesso si tratta di associare ad ogni scenario un fattore di accadimento e moltiplicare ogni cella della colonna per la probabilità di accadimento associata a quella colonna scenario. Se io faccio un'associazione al 25% per ogni scenario, ottengo proprio il permanent portfolio, che associa un 25% per ogni asset. Ora che abbiamo sviscerato lo scenario semplice, andiamo su quello più complesso. Gli scenari restano sempre gli stessi, ma questa volta abbiamo a disposizione 6 asset diversi, su cui distribuire il capitale per ciascuno di questi scenari. Perché delle righe hanno delle ripetizioni? Perché nelle righe ci sono delle aggregazioni indicanti gli asset che bisogna puntare a seconda della direzione in cui si muove l'inflazione e il GDP. Se facciamo quindi di nuovo la stessa operazione della slide precedente, quindi moltiplichiamo i pesi di ciascuna cella per il 25% e sommiamo, aggreghiamo per asset, otteniamo il portafoglio all weather. Il portafoglio weather è composto da un 20% di stock, 15% di emerging market bonds, 14% di commodities, 6,25% di corporate bond, 25% di treasury e infine 20% di bond correlati all'inflazione. Ora è un modello a disposizione per poter definire la tua asset allocation statica. Puoi agire sulle probabilità di accadimento di ciascuno di questi scenari oppure sulla scelta di quali asset considerare, su quali investire e quanto investire in ogni scenario. In descrizione condividerò il link per accedere al file Excel che contiene questo tipo di calcoli. Nel prossimo video farò il backtest e valuteremo le performance di questi portafogli confrontandoli con il benchmark, che è chiaramente l'S&P 500. Se ora cliccate al link in descrizione dovreste accedere alla seguente pagina web con tutto il codice Python che vi permette di rifare tutte le analisi proposte in questo video. Abbiamo quindi la prima cella che contiene tutte le librerie, quindi vi installa tutte le librerie Finance e BT che utilizzeremo successivamente, la prima per l'estrazione dati, la seconda invece per il backtest. Una volta caricata, ci metterà un po', avremo l'import di queste librerie. Cliccando CTRL Enter dovreste eseguire il contenuto della cella. Eccoci qua, andiamo ora alla parte relativa all'inflazione, quindi come i codici precedenti abbiamo una start date e un end date. Entrambi sono parametri che potete tranquillamente modificare. Se noi eseguiamo il codice as it is, abbiamo il grafico presentato nel video. Quindi dal 1947 ad oggi. Questo invece è un focus sul GDP, in cui viene calcolato un percentage change rispetto a 4 periodi fa. È una differenza rispetto alla precedente cella dove invece il percentage change era rispetto a 12 periodi fa, perché mentre l'inflazione ha una frequenza mensile, il GDP ha una frequenza invece ogni 3 mesi, quindi ogni quarter. E quindi per fare il delta rispetto all'anno precedente si risale a 4 periodi precedenti. Abbiamo quindi il seguente grafico in cui abbiamo il GDP e il GDP-C1 che è un ticker che si riferisce al GDP reale e con associate le aree relative ai periodi di recessione. Se dopo invece andiamo ad eseguire questa cella, noi abbiamo un codice, una funzione che ci clusterizza il periodo temporale
cosa che riusciamo a plottare invece seguendo questa cella. E quindi abbiamo il grafico proposto. Se volete cambiare qualche parametro relativo alle soglie del GDP o GPI, cambiate questa parte del codice, dove attualmente sono inseriti 0,25 e 0,03. Spero che il video vi sia piaciuto, scrivete per qualsiasi dubbio, chiarimento.